Sta settimana ve la siete spassata con un tutorial al giorno, però non vi ci abituate? Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritornati su Momis. Io sono Simona e come concludere in bellezza questa bellissima settimana ricca di progetti? Proponendovi proprio questi fantastici guanti in ciniglia. Sono spettacolari e tra l'altro sono anche adatti ai più piccini. Durante il tutorial vi dirò come apportare queste personalizzazioni per i più piccini, è una cosa abbastanza simpatica. Comunque, per ciascun guanto ho utilizzato 50 grammi nonché 79 metri di ciniglia, uncinetto di lavorazione 3,5. Ho impreziosito il tutto anche con questi laccetti per stringere proprio sulla zona del polso il mio guantino e con questi fantastici pompon. La trovo un'idea davvero molto graziosa. Io spero che anche questo progetto vi piaccia, vi aspetto come sempre giù nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate, potrebbe essere un'ottima idea a regalo. Fate sempre in tempo per realizzarli perché sono molto veloci, vedrete. Comunque io a questo punto vi riporto direttamente al tutorial di oggi. Mi raccomando, se sei passato qui per caso iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perderti i prossimi contenuti e seguimi anche sui social. A questo punto, sigla! Faccio un cappio e avvio 8 catenelle. Ottava catenella. A partire dalla seconda inizio a lavorare un punto basso in ciascuna catenella per un totale di 7 punti bassi. Settimo punto basso, catenella, giro il mio lavoro e dalla seconda riga in poi inizierò a lavorare un punto basso in costa dietro. Catenella, giro il mio lavoro, terza riga, un punto basso in costa dietro in ciascun punto. Continuerò in questo modo finché non avrò un totale di 22 righe a punto basso, che corrispondono a 17 cm, ovvero alla circonferenza del mio polso. Bene, ho lavorato le mie 22 righe a costine. Il mio polsino misura 4 cm, possiamo spingerci anche a 5 facendo più catenelle, per 17 cm, che è la circonferenza del mio polso. Ora, questo filato, questa ciniglia, non è elastica come la lana con la lavorazione a costine, quindi per questo progetto ho riportato sulla lavorazione i centimetri esatti, con una riga in più. Infatti, come notate, siamo abbondanti, ma è fatto di proposito, per cui se utilizzate della ciniglia tenete in considerazione questo. Se utilizzate un altro materiale fate come il progetto precedente dei manicotti. Ora, fatto questo, faccio una catenella, giro il mio lavoro e vado a cucire. Prendo la maglia frontale più la prima catenella e faccio un punto bassissimo in maniera morbida. Maglia frontale con seconda catenella, terza con terza e così via finché non cucio tutti e 7 i punti. Bene, settimo punto, faccio una catenella, giro il mio lavoro in questo modo, giro un'altra volta e procedo con dei punti bassi. Inizio a lavorare in tondo senza mai chiudere il giro, altrimenti si vede la maglia antiestetica. Nello stesso punto vado a lavorare 2 punti bassi. 1 e 2, nel frattempo mi lavoro anche le code che ho dietro. Andrò a lavorare 2 punti bassi per ciascuna costina, così non ci confondiamo, proprio come abbiamo fatto l'altra volta. 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 e così via finché non terminiamo tutto il giro. 23 e 24, quindi ho 24 punti. Quindi, come vi dicevo prima, non vado a chiudere il giro con punto bassissimo. Se volete fatelo, ma io non lo farò per non avere la maglia antiestetica. Continuo in tondo, quindi vado nel primo punto e faccio un punto basso che vado a segnare con il marker, così so che qui inizia il giro successivo. Ora, questo lavoro per me è un po' strettino perché giustamente qui c'è l'osso, no? Possiamo anche fare una prova, guardate. E comunque una volta che proviamo e riproviamo il capo si allarga un po', non è un problema questo. Devo fare in modo di far crescere la lavorazione e quindi di aumentare, altrimenti mi sta un po' strettino. Durante questo secondo giro farò degli aumenti, aumenterò di 6 punti. Ogni 3 punti poi faccio l'aumento. Il primo punto l'ho già fatto, faccio il secondo punto ed il terzo. E nel quarto punto faccio 2 punti bassi, 1 e 2. E ripeto questa sequenza, 3 punti bassi singoli, 2, 3, e poi nel quarto punto faccio l'aumento. E ripeterò questa sequenza di 3 punti e un aumento per tutto il giro. Da 24 punti con 6 punti in più passerò a 30 punti bassi. Al termine del giro mi ritroverò gli ultimi 4 punti, nei primi 3 faccio un punto basso e nell'ultimo l'aumento. Continuiamo per il terzo giro, andrò a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante per un totale di 30 punti. Trentesimo ed ultimo punto basso. Il mio lavoro è ancora un po' strettino, devo fare un ulteriore giro per aumentare. Da 30 punti passerò a 36. Guardate, siamo proprio al limite, voglio un qualcosa di più comodo, cioè il giusto, no? Quindi faccio un ulteriore giro di aumenti, l'ultimissimo. Se nel giro precedente avevo fatto 3 punti bassi e l'aumento, durante questo quarto giro andrò a fare 4 punti e poi l'aumento. Questo è il primo, bisogna provare comunque in continuazione, no? 1, 2, 3, 4, nel quinto punto faccio 2 punti nello stesso e ripeterò questa sequenza per tutto il giro finché non avrò appunto 36 punti. 4 punti e poi l'aumento. Al termine del giro mi ritroverò con gli ultimi 5 punti, nei primi 4 faccio un punto basso e nell'ultimo un aumento, 2 punti nello stesso. Adesso sì che ho raggiunto la mia misura, tra l'altro ho fatto anche l'altro guanto, quindi già ho lo schema scritto e posso dirvi tutto passo passo. Adesso dal giro successivo in poi, quindi dal quinto al quindicesimo, andrò a lavorare un punto basso in ciascun punto per un totale di 36 punti, quindi alzo il mio lavoro finché non arrivo all'altezza del pollice, esattamente qui. Nel mio caso mi alzerò fino a 9 cm, quindi in totale farò 11 giri lavorando soltanto 36 punti bassi. Bene, ho terminato le mie 15 righe a punto basso. Al momento il mio lavoro misura 13 cm, ma non è tanto questo che ci importa quanto la misura della nostra mano. Adesso andiamo a realizzare il pollice. In questo caso sto realizzando insieme a voi la mano sinistra. Per la mano destra il pollice invece sarà ovviamente a sinistra, mentre qui realizzeremo il pollice a destra. Non c'è nulla per cui confondersi, ora vi spiego tutto, è super
super facile. Quanti punti andare a saltare? Beh, è semplicissimo, basta prendere un po' di misurine e andare a saltare un tot punti. Ovviamente, avendo già fatto il progetto, io so quanti punti saltare e quanti lavorarne. Infatti adesso vi mostro tutto e vi dico anche come fare per realizzare l'altra mano. Per la mano sinistra intanto vado a lavorare i primi 3 punti, 2 e 3. Metto il marcapunti nel primo, ok, poi faccio 7 catenelle, 3, 4, 5, 6, 7 e salto 7 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A partire dall'8° vado a fare un punto basso e continuo in questo modo per gli altri 26 punti che mi rimangono finché non termino il giro. Quindi continuiamo. Mentre per quanto riguarda la mano destra ho lavorato i primi 26 punti bassi, poi ho fatto le 7 catenelle, ho saltato i 7 punti e ho concluso il giro con gli ultimi 3 punti bassi. Quindi questo cosa significa? Che dobbiamo fare il lavoro in maniera speculare. Se prima per la destra ho iniziato con 26 punti, per la sinistra inizio con 3 punti, 7 catenelle, poi 26 punti. Tutto qui, molto semplice. Ok, ultimo punto basso, quindi 26. Prima di procedere con il lavoro vi consiglio sempre di indossare il vostro guanto e vedere se le catenelle avviate, insomma, e i punti saltati vanno più che bene. Guardate, nel mio caso va più che bene, non fatevi ingannare, qui al momento è abbastanza largo, ma poi vedrete quando andremo a realizzare il pollice che la misura è perfetta. Mentre per quanto riguarda il resto della mano siamo un po' larghini, infatti non dal giro che faremo adesso, ma da quello successivo farò qualche diminuzione, ma intanto andiamo avanti andando a lavorare i punti bassi sulle catenelle. Se nel vostro caso siete troppo stretti o troppo larghi, vi regolate, salterete più o meno punti e farete ovviamente più o meno catenelle. Credo sia chiaro, io vi sto mostrando tutto passo passo, in questo modo potete personalizzare il vostro progetto. Intanto vado a lavorare i primi 3 punti bassi, 1, 2, 3, segno il primo di 3 e poi vado a lavorare un punto basso in ciascuna catenella, sono 7, quindi avrò 7 punti bassi, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ora vado a lavorare i miei 26 punti bassi e ci vediamo al termine del giro. Ultimo punto basso, iniziamo il giro successivo. Come vi dicevo prima, vado a stringere un pochetto perché sono abbondante, non tanto sulla zona del pollice ma sul resto della mano. Quindi cosa vado a fare, visto che ho 36 punti? Vado a diminuire 6 punti, da 36 passerò a 30 punti. Se vi ricordate, quando abbiamo aumentato eravamo partiti da 3 punti un aumento e poi 4 punti e un aumento. Adesso faremo 4 punti e una diminuzione. 1, 2, 3 e 4. Segno sempre il primo e poi faccio la diminuzione. Ovviamente questo è soggettivo. Se invece per voi va più che bene, non fate diminuzioni ma procedete con il lavoro per un totale più o meno di 13 giri. Io invece necessito della diminuzione, quindi entro nel primo, entro nel secondo e chiudo. E poi ripeto di nuovo 1, 2, 3, 4. Faccio un'altra diminuzione. Procedo in questo modo per tutto il giro. Concludo il giro con gli ultimi 4 punti e poi la diminuzione. Quindi, come vi dicevo prima, da 36 siamo a 30 punti. Vi faccio vedere perché ho tolto 6 punti, perché adesso
guardate, va più che bene, poco fa era troppo largo, quindi dovete avere lo stesso risultato. Ora dal giro successivo in poi, per un totale di 13 giri, andrò a lavorare un punto in ciascun punto per un totale sempre di 30 punti, finché non arrivo esattamente al mignolo. Quando arrivo qui, lo stesso farete voi e ci rivediamo per andare a fare delle diminuzioni, proprio come ho fatto per l'altro guanto. Guardate com'è. Bene, amiche ed amici, ho terminato i miei 13 giri, ecco qui il risultato indossato per darvi un po' un'idea. Il mignolo è nascosto ovviamente, quindi adesso procediamo con la lavorazione finché non occupiamo insomma le 3 dita che rimangono, andando a fare delle diminuzioni. Vi do anche le misure in centimetri perché magari potrebbero essere utili. Siamo a 21 cm 22. In totale ho fatto 30 giri a punto basso, calcolando chiaramente il primissimo giro sul polsino, quindi procediamo per il giro numero 31. Prima avevo diminuito lavorando 4 punti ed una diminuzione, mantengo sempre la stessa sequenza, per cui andrò a lavorare nei primi 3 punti un punto basso, 1, 2 e 3, segno sempre il primo, mi raccomando, come notate non abbiamo il segno di chiusura e di avvio del giro, e poi nel quarto punto vado a fare la diminuzione e chiudo. Ripeto questa sequenza per altre 5 volte per un totale di 6, quindi da 30 punti passerò a 24 punti bassi. Concludo il giro con gli ultimi 3 punti bassi e l'ultima diminuzione. Giro numero 32, vado a lavorare un punto basso in ciascun punto per un totale di 24 punti bassi, quindi giro normalissimo. 2, 3, 24. Giro numero 33, giro di diminuzioni. Intanto faccio il primo punto, vado sempre a scalare. Se prima ho fatto 3 punti e una diminuzione, adesso faccio 2 punti nei primi 2, il primo l'ho fatto, faccio il secondo e poi faccio la diminuzione. Ripeterò per altre 5 volte, quindi a fine giro mi ritroverò con 18 punti bassi. Concludo il giro ovviamente con gli ultimi 2 punti singoli e una diminuzione. Continuo con il giro numero 34, anche qui vado a lavorare un giro a punto basso normale, vado a lavorare 18 punti semplicissimi. 18° ed ultimo punto basso, giro numero 35, giro di diminuzioni. Se prima avevo fatto 2 punti e una diminuzione, adesso faremo un punto, una diminuzione. 1 e una diminuzione. Lo facciamo per altre 5 volte per un totale di 6 e ci ritroveremo con 12 punti bassi. Al termine del giro ci rimangono 3 punti, facciamo un punto basso e una diminuzione. È un po' come andare a lavorare gli amigurumi. Adesso facciamo l'ultimissimo giro, il numero 36. Andremo a fare 6 diminuzioni. Da 12 punti passeremo a 6 punti. Quindi entro nel primo, prima diminuzione. 2, 3, 4, 5, facciamo l'ultima, possiamo chiudere il nostro lavoro. 1 e 2, lo so, bisogna avere un po' di pazienza, pensate anche che sul pollice faremo questo lavoro. Faccio una catenella, stacco un po' di filo e mi aiuto con un ago, andiamo a chiudere tutto il lavoro. Entro nel punto successivo, dall'interno verso l'esterno, dall'esterno verso l'interno, entro in tutti i 6 punti. Ok, possiamo stringere e si chiude il nostro guantino. Per sicurezza andiamo a fare un bel nodino. Mi porto all'interno il filo, quindi passo dall'interno attraverso alcune maglie, così, guardate, tiro dentro il mio nodo e non si vede più nulla. Poi questo lo possiamo disperdere
per un po' di maglie, mi raccomando, altrimenti il filo scappa provando e riprovando o lavando lo stesso il capo. Faccio così, tanto non vi preoccupate che non si nota nulla, è inutile capovolgere il lavoro altrimenti perdiamo la forma, si allarga, quindi meglio fare in questo modo. Taglio il tutto e voilà, il nostro guantino è quasi pronto. Adesso facciamo il pollice, lo indosso insieme a voi e vi faccio vedere ovviamente. Opla. Ok, come notate non fa una piega sinistra e la destra è qui, stesso lavoro. Per lavorare il pollice mi riaggancio sul mio lavoro. Se vi ricordate ho 7 punti da una parte, i punti saltati per realizzare le 7 catenelle e le catenelle stesse, quindi ho un totale di 14 punti. Dovremmo lavorare 14 punti bassi se, come nel mio caso, avete lasciato gli stessi punti liberi. Cappio è già fatto, mi inserisco nel primo punto di 14. Intanto mi aggancio con una catenella per bloccare il filo, così, e poi faccio un punto basso lavorandomi anche la coda. Blocchiamola fin da subito, mi raccomando. Il marcapunti lo metto dopo, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Mi raccomando, contate perché è facile andare a lavorare il punto qui dove non c'entra nulla. Ora andiamo a lavorarci le 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Perfetto. Adesso continuo sempre in tondo per non avere la maglia antiestetica. Vado direttamente nel primo punto e vado a fare un punto basso. Qui abbiamo due alternative: o contiamo sempre i nostri 14 punti oppure andiamo a segnare il primo come farò io, perché facilmente perdo il conto, così so quanti giri sto facendo. Quindi continuo a lavorare intanto un punto basso nei miei 14 punti. Per questo giro e per altri 4, per un totale di 6, fino a quanto spingerci finché più o meno non andiamo a coprire tutto il nostro pollice. Poco, considerate a metà unghia, sì, credo che vada più che bene, ma tanto fra poco vi faccio vedere. Ecco qui, già ho fatto i miei 6 giri a punto basso, come dicevo prima sono a metà unghia, quindi va più che bene. Adesso andiamo a diminuire. Ho 14 punti, passerò a 12 punti, farò soltanto 2 diminuzioni. Questo lavoro che abbiamo appena visto possiamo riportarlo benissimo sui manicotti realizzati precedentemente, quindi dobbiamo andare a fare lo stesso lavoro. Potremmo continuare sia a punto puff che a punto basso normale e fare appunto questa lavorazione e coprire anche metà pollice se vi va. Dunque il marcapunti l'ho tolto, quindi procedo così a mano libera. Vado a lavorare, visto che ho 14 punti, 5 punti bassi, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e poi la diminuzione. Vado a chiudere 2 punti insieme e ho un totale di 6 punti, quindi mi rimangono gli altri. 1, basta dividere i punti che si hanno per 2, 3, 4, 5, ok, ultima diminuzione, 1 e 2, quindi ho un totale di 12 punti. Ultimissimo giro, proprio come abbiamo fatto prima, andiamo a lavorare 6 diminuzioni. 1, 2, 3, 4, 5, ok, gli ultimi 2, 1
e 2, perfetto, e 6. Anche qui catenella di sicurezza. Stacchiamo un po' di filo e ci aiutiamo con un ago. Abbiamo terminato il nostro lavoro che volendo possiamo impreziosire. Magari adesso vi do qualche idea. Quindi entro nel punto successivo, 1, 2, stringo il cerchio e ho chiuso il tutto. Vado a fare un bel nodino di sicurezza per bloccare il mio lavoro, poi vado all'interno passando per qualche punto, per qualche giro, ok, e tiro e ovviamente disperdo l'eccesso tra i punti. E 3, ok, credo che possa bastare anche così. E voilà, il guantino è così pronto. Ora lo possiamo anche provare, troppo grazioso. Poi sicuramente terrà caldo visto che ho utilizzato della ciniglia. Questo è il primo e questo è il secondo. Bene, direi che non fa davvero una piega. Allora, possiamo impreziosire i nostri guantini, fare una cosa più simpatica per i più piccini, per esempio, ma anche per i più grandi, perché a me piacerebbe. Possiamo andare a realizzare 2 occhi e la linguetta o comunque la bocca proprio qui. Tipo così, giusto per darvi ovviamente un'idea, ho applicato momentaneamente 2 occhietti che si utilizzano per fare amigurumi, ma ovviamente si possono realizzare all'uncinetto avviando un anello magico, 6 punti bassi, 12 punti bassi, poi si fanno le pupille, volendo con ago e filo si potrebbero fare anche le sopracciglia e le ciglia e la boccuccia, come in questo caso questa l'ho fatta all'uncinetto chiaramente con un filato sottile uncinetto 3. Comunque volendo si può ancora personalizzare, fare il nasino sempre con ago e filo, fare un po' di capelli, una piccola frangetta, insomma la trovo un'idea abbastanza carina. Voi cosa ne pensate? Oppure aggiungere i pompon, che è quello che andrò a fare proprio io, e andrò anche a realizzare un laccetto per andare a stringere la zona dei polsini. Lascio un po' di filo e vado a fare un cappio. Avvio 70 catenelle che più o meno corrispondono a 45 cm. 70ª ed ultima catenella, quindi vado a fare un cappio, anche qui stacco un po' di filo. Prendiamo un ago e ci aiutiamo, prendiamo il nostro guanto, prendo il mio guanto, questo è il guanto di destra, vado sulla zona laterale, inizio a fare entra ed esci con l'ago praticamente, in questo modo, quindi riga con riga. 1, 2, possiamo prendere in considerazione le nostre costine. Ecco qui e faccio passare la mia catenella, ne lascio un po' e continuo. Quindi 1, 2, 1, 2, faccio passare la catena, 1, 2, 1 e 2. Ok, prima di fissare il tutto vediamo se funziona. Ok, penso che funzioni. Adesso possiamo andare a fissare i pompon che io già ho realizzato, vi ho mostrato come farli nel tutorial del berretto. Per questi pompon ho preso sempre il mio cartoncino da 6 cm e ho avvolto il filo per 40 volte e poi il procedimento, chi ha già visto il video lo conosce, casomai te lo lascio nella i qui in alto. Mi aiuto sempre con un ago, quindi mi inserisco in un'estremità e passo attraverso i nodini che avevo fatto in precedenza del pompon. Entro attraverso, ecco, in questo modo, esco fuori, vado a fare 2 nodini, 3 nodini con il filo che avevo lasciato nel pompon stesso. 1 e 2, molto semplice. Ok, poi i fili in eccesso ovviamente li andiamo a tagliare, quindi vado a sfoltire e insomma vado a nascondere queste code con già i fili del pompon stesso, non si vedrà nulla. Ok, ho fissato il tutto e ripeto la stessa operazione dall'altra parte. Perfetto, questo possiamo mandarlo via e voilà. Quindi guardate, vi faccio vedere, inserisco il mio guantino
e vado a stringere. Ok, quindi faccio anche un nodo, magari mi faccio anche aiutare. In questo modo i miei guanti sono ben saldi. Questo laccetto con i pompon funge anche da decorazione, perché guardate che sono carini con i pompon, molto molto graziosi. Guardate che meraviglia, sono proprio eccezionali, fantastici. Avete visto anche come adattare il progetto ai più piccini, come renderli appunto più spiritosi, più divertenti. Spero che tutto vi sia piaciuto, come sempre vi aspetto giù nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate e se proverete a replicarli. Mi raccomando, taggatemi sui vostri post, mandatemi le vostre foto con i progetti realizzati seguendo i miei tutorial. Ci tengo tantissimo, mi piace vedere i vostri progetti, lo sapete, ve lo dico sempre. Io a questo punto vi do l'appuntamento alla prossima settimana, sabato e domenica ci riposiamo un po' tutti e stiamo un po' tutti in famiglia. Vi auguro un buon weekend, grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia, un bacino a tutti!